Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostrerò come ho risolto un problema che spesso attanaglia noi hobbisti o amanti del fai da te, e sarebbe la mancanza di spazio, sia per i nostri attrezzi, anzi per l'utilizzo dei nostri attrezzi, morse da banco, seghe a nastro, trapani a colonna e qualsivoglia attrezzo. Spesso abbiamo degli spazi molto ristretti a nostra disposizione, quindi se vogliamo tagliare un'asta in legno troppo lunga urtiamo il muro, o se è ferro la stessa cosa. Comunque diciamo che siamo un po' angusti nei nostri laboratori, perlomeno io. Allora, ho progettato e costruito questa specie di tripode e questa base che mi permetteranno di spostare i miei attrezzi, morsa da banco o sega a nastro, trapano a colonna, eccetera, temporaneamente al di fuori del mio laboratorio. Si possono montare in un paio di minuti e montare tutti gli attrezzi e lavorare in libertà, perlomeno quando c'è bel tempo. Questo è il mio spazio a disposizione. Qui vicino al muro ho messo dei tasselli chimici con delle aste filettate M10. Questo è un altro. Mentre nel pavimento ho affogato nel cemento un tubolare quadrato adatto all'inserimento di un'asta che avete visto nel video precedente. Questo è un blocco di 20 cm di profondità con questo tubolare affogato. Il montaggio è molto semplice. Devo far ruotare questo perno, metto alto questo, metto alto quest'altro, poi introduco qui nella base e semplicemente aggancio in queste parti, in questi perni. Nello specifico il particolare dell'aggancio si stringe a mano, già sarebbe sufficiente, ma diamo giusto un colpetto con una 17. Ecco fatto. Poi passo dall'altro lato, do qualche giro, ma non serve stringere a morte, così. Adesso abbiamo una struttura piantata nel pavimento e piantata a triangolo in modo da non avere giochi laterali. Qui potrò installare tutti gli attrezzi a seconda della necessità. Questo per esempio è la morsa da banco che ho installato su una base in metallo molto pesante, avvitata, e poi su questo tubo. I fori erano per altri esperimenti, ma sul banco ho un manicotto per infilare questa morsa e così la posso portare dove voglio. Per esempio la infilo qua, prendo questa vite a cui ho saldato un perno per scorrere, la infilo qui, questo è tutto in tempo reale, ecco fatto. E adesso ho pronto la morsa per lavorare all'esterno, con più spazio a disposizione dietro, in lunghezza. Se voglio saldare qui, attacco la massa della saldatrice e posso lavorare comodamente. La struttura è abbastanza solida. Per le altre tipologie di utensili ho creato questa base multifunzione che va infilata qua allo stesso modo.
e poi permetterà l'alloggiamento degli altri utensili. Ecco qua, oscilla un po' ma non crea problemi ma è molto solido, non crea problemi per quello che devo fare. Per prima cosa installerò questa sega a nastro. Vedete, la base è stata realizzata su misura, così, scusate l'inquadratura, ma da permettermi il taglio. Adesso poggerò il trapano a colonna con la sua base. Su 4 fori installo solo 2 perni in diagonale perché sono più che sufficienti. Prossimamente comprerò delle viti un po' più comode da impugnare. E così abbiamo anche il trapano a colonna col suo bel morsetto. Anche se oscilla un po' non succede nulla perché comunque stiamo parlando di metallo molto resistente. Poi non va da nessuna parte, oscilla un po', ma è la normale flessione del ferro, la fisiologica flessione del ferro, almeno di utilizzare diametri sproporzionati che non sarebbero neanche maneggevoli. Questo è stato fatto tutto con un ferro a T, base a T. Avevo i pali di una vecchia recinzione e ho riciclato quello che avevo, visto il prezzo ormai del ferro che costa quasi come l'oro, però sono molto soddisfatto perché mi permetterà di utilizzare i miei strumenti con uno spazio maggiore. Se il video ti è piaciuto iscriviti al mio canale, metti un like e condividi, grazie.